L'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 è uno degli eventi più discussi e analizzati della storia moderna. Ecco 5 curiosità che in pochi sanno su quell'attacco tragico. Il World Trade Center 7 è uno degli edifici più enigmatici e meno conosciuti legati agli attacchi dell'11 settembre 2001. A differenza delle Torri Gemelle, il World Trade Center 7 non fu colpito da alcun aereo, ma crollò comunque alle 17:20 di quel pomeriggio. Questo fatto ha suscitato numerosi interrogativi e dato vita a diverse teorie del complotto. Ecco un approfondimento dettagliato. Caratteristiche del World Trade Center 7. Il World Trade Center 7 era un edificio di 47 piani situato a nord delle Torri Gemelle, completato nel 1987. Ospitava uffici di importanti enti governativi e privati, tra cui la Securities and Exchange Commission, l'agenzia che regola i mercati finanziari negli Stati Uniti. La Central Intelligence Agency aveva un ufficio all'interno del World Trade Center 7, il che alimentò speculazioni sulla natura delle attività svolte nell'edificio. La Salomon Brothers, una delle principali società di investimento dell'epoca. Gli eventi dell'11 settembre. Dopo l'impatto dei 2 aerei sulle Torri Gemelle, i detriti e gli incendi iniziarono a propagarsi agli edifici circostanti. Il World Trade Center 7 fu evacuato già nella mattinata, poche ore prima del suo crollo, che avvenne più di 7 ore dopo la caduta delle torri. Nonostante non fosse stato colpito direttamente, il World Trade Center 7 subì danni significativi. Le macerie e il fuoco, alimentato dal gasolio conservato nei serbatoi per alimentare i generatori di emergenza, causarono incendi su diversi piani che durarono per ore. Il crollo e le indagini. Il National Institute of Standards and Technology condusse un'indagine approfondita sul crollo del World Trade Center 7, la quale concluse che il crollo fu causato dal cedimento di una colonna portante interna, la colonna 79, a causa degli incendi incontrollati. Questo crollo iniziale generò un effetto a catena che fece collassare tutto l'edificio in pochi secondi. L'aspetto più notevole del crollo è che fu simile a una demolizione controllata, il che ha alimentato teorie del complotto. Tuttavia, il rapporto del National Institute of Standards and Technology ha chiarito che non vi fu alcuna demolizione intenzionale, ma piuttosto un collasso strutturale causato dal fuoco e dal cedimento interno. Le teorie del complotto. Il crollo del World Trade Center 7 ha suscitato una vasta gamma di teorie alternative. Alcuni complottisti sostengono che il crollo dell'edificio fosse troppo simmetrico e rapido per essere stato causato dagli incendi, ipotizzando l'uso di esplosivi. Tuttavia, non ci sono prove concrete a sostegno di questa tesi. Distruzione di documenti riservati. Poiché il World Trade Center 7 ospitava uffici di enti governativi e finanziari, come la Securities and Exchange Commission, alcuni sospettano che il suo crollo sia stato orchestrato per distruggere documenti compromettenti legati a indagini finanziarie e segreti di Stato. Anche questa teoria non è stata provata. Le conclusioni ufficiali. Secondo l'indagine ufficiale del National Institute of Standards and Technology, il crollo del World Trade Center 7 rappresenta il primo caso documentato di un grattacielo alto che crolla a causa di incendi non controllati. Il rapporto afferma che la combinazione di un edificio progettato in modo complesso, incendi non domati e il collasso della colonna 79 causò il crollo totale. Nonostante le spiegazioni ufficiali, il crollo del World Trade Center 7 continua a essere uno degli episodi più misteriosi e discussi dell'11 settembre. Soprattutto per la sua singolarità e la sua apparente somiglianza con una demolizione pianificata. La storia dei cani da salvataggio impiegati durante gli eventi dell'11 settembre 2001 è uno degli aspetti più commoventi e meno noti legati a quella tragica giornata. Centinaia di cani furono utilizzati per cercare sopravvissuti e dare supporto emotivo ai soccorritori tra le macerie delle Torri Gemelle. Ecco un approfondimento dettagliato. Il ruolo dei cani da salvataggio. I cani da salvataggio hanno un ruolo essenziale nelle operazioni di ricerca e recupero in seguito a disastri naturali o causati dall'uomo. Nel caso degli attacchi alle Torri Gemelle furono impiegati oltre 300 cani, addestrati per individuare persone intrappolate sotto le macerie attraverso l'olfatto o per rintracciare resti umani, in modo da fornire ai familiari delle vittime un senso di chiusura.
Questi cani lavoravano instancabilmente insieme ai soccorritori umani, in condizioni estremamente difficili. Le macerie del World Trade Center erano pericolose e instabili, ma i cani si muovevano con agilità, spesso raggiungendo aree inaccessibili ai loro colleghi umani. La storia di Roselle. Tra tutte le storie legate ai cani da salvataggio, una delle più famose è quella di Roselle, un Labrador Retriever guida che quel giorno salvò la vita del suo padrone non vedente, Michael Hinkson. Quando il primo aereo colpì la Torre Nord, Michael si trovava al 78° piano, insieme a Roselle. Nonostante il caos e il panico, Roselle rimase calma e concentrata sul suo compito di guidare Michael lungo le scale. La discesa durò circa un'ora, durante la quale Roselle mantenne la calma, aiutando Michael a raggiungere l'uscita in sicurezza pochi minuti prima che la torre crollasse. La loro storia divenne un simbolo di coraggio e fedeltà, e Roselle fu onorata per il suo eroismo. Oltre a Roselle, ci sono altre storie toccanti di cani che svolsero ruoli vitali durante le operazioni di soccorso. Apollo, un pastore tedesco della squadra K9 della polizia di New York, fu uno dei primi cani a essere schierato sul sito subito dopo gli attacchi. Apollo rischiò la vita diverse volte lavorando tra le macerie calde e instabili e fu uno dei cani a ricevere la Deakin Medal, un'onorificenza conferita agli animali per il loro servizio eroico. Un altro cane degno di menzione è Tracker, un pastore tedesco che aiutò a localizzare l'ultima persona sopravvissuta sotto le macerie del World Trade Center. Tracker, insieme al suo padrone, un ufficiale di polizia canadese, scavò tra i detriti per giorni, dimostrando un'incredibile dedizione e resistenza. Supporto emotivo ai soccorritori. Oltre alla ricerca e al salvataggio, i cani furono di grande aiuto emotivo per i soccorritori umani, che lavoravano in condizioni estremamente traumatiche e stressanti. I cani furono una fonte di conforto e sollievo psicologico per vigili del fuoco, poliziotti e volontari, che spesso si trovavano di fronte alla disperazione e alla perdita. Molti cani, addestrati principalmente per il recupero dei sopravvissuti, soffrirono di depressione durante i giorni successivi agli attacchi, a causa del mancato ritrovamento di persone in vita. I loro conduttori notavano che i cani erano confusi e demoralizzati perché non riuscivano a completare il loro compito principale, trovare sopravvissuti. Per alleviare questo stato di stress, alcuni soccorritori si nascondevano apposta tra le macerie per dare ai cani la possibilità di fare dei ritrovamenti positivi. L'eredità dei cani dell'11 settembre. I cani che lavorarono dopo gli attacchi alle Torri Gemelle sono diventati veri e propri eroi. Molti di loro ricevettero onorificenze e furono ricordati con monumenti e commemorazioni. Le loro storie dimostrano la straordinaria capacità degli animali di collaborare con gli esseri umani in momenti di crisi e il profondo legame che si instaura tra cani e persone in situazioni di estrema difficoltà. Diversi di questi cani vissero ancora a lungo dopo gli eventi dell'11 settembre e furono commemorati per il loro servizio. Il ruolo dei cani da salvataggio e da supporto emotivo continua a essere fondamentale anche in altre situazioni di emergenza in tutto il mondo, e l'11 settembre rimane uno degli esempi più toccanti del loro valore insostituibile. Le chiavi del World Trade Center sono un altro elemento affascinante e poco conosciuto legato agli eventi dell'11 settembre 2001. Queste chiavi, conosciute simbolicamente come chiavi d'oro, erano strumenti essenziali per i soccorritori, in particolare i vigili del fuoco, che dovevano accedere rapidamente a diverse sezioni degli edifici durante le operazioni di salvataggio. Sebbene il termine chiavi d'oro sia spesso usato in modo metaforico, le chiavi vere e proprie giocarono un ruolo cruciale nell'emergenza. Ecco un approfondimento dettagliato su cosa erano, come venivano utilizzate e il loro significato simbolico. Le chiavi d'oro del World Trade Center. Il World Trade Center era un complesso vasto e articolato, costituito da numerosi edifici, inclusi le 2 torri gemelle, alte 110 piani ciascuna. Come in molti grattacieli e complessi di grandi dimensioni, erano in uso chiavi master, che permettevano di accedere a molteplici piani e aree dell'edificio senza dover utilizzare chiavi diverse per ogni singola porta. Queste chiavi master erano particolarmente preziose per i vigili del fuoco e per gli addetti alla sicurezza, poiché in caso di emergenza
consentivano di aprire rapidamente le porte e guadagnare l'accesso a diverse sezioni. Le chiavi d'oro del World Trade Center sono diventate un simbolo di questo sistema e della loro importanza nei momenti critici. Sebbene non fossero letteralmente d'oro, il termine evoca l'idea della loro preziosità nel contesto delle operazioni di soccorso. L'utilizzo delle chiavi l'11 settembre. Quando gli aerei colpirono le Torri Gemelle l'11 settembre, i vigili del fuoco di New York furono tra i primi a rispondere all'emergenza. Molti di loro entrarono negli edifici con l'intenzione di raggiungere i piani superiori per evacuare i sopravvissuti. Le chiavi master del World Trade Center erano uno strumento indispensabile per facilitare queste operazioni. Alcuni vigili del fuoco, portando con sé queste chiavi, riuscirono a raggiungere i piani più alti attraverso le scale e ad accedere a stanze e corridoi bloccati, fornendo così vie di fuga per le persone intrappolate. Un esempio noto è quello di Mike Curley, un vigile del fuoco veterano, che quel giorno aveva con sé una delle chiavi master e riuscì ad accedere rapidamente a diverse sezioni della Torre Nord. L'importanza di queste chiavi era vitale in un grattacielo complesso come le Torri Gemelle, dove molte porte, ascensori e sezioni erano chiuse per motivi di sicurezza o accessibili solo con un sistema a chiave. Il recupero delle chiavi dopo il crollo. Dopo il crollo delle Torri Gemelle, tra le macerie furono ritrovati pochi oggetti simbolici, e tra questi vi furono alcune delle chiavi master del World Trade Center. Questi oggetti sopravvissuti al disastro assunsero un significato altamente simbolico, rappresentando sia la resistenza che l'inaccessibilità del complesso in quel giorno tragico. Una di queste chiavi fu donata al New York City Fire Museum, dove è esposta come testimonianza della tragedia e del coraggio dei soccorritori. Il ritrovamento di queste chiavi tra i resti degli edifici è considerato una sorta di reliquia, un ricordo tangibile di come i vigili del fuoco si siano fatti strada tra il caos per cercare di salvare vite. Il simbolismo delle chiavi d'oro. Nel corso degli anni, le chiavi del World Trade Center sono diventate un potente simbolo non solo della giornata dell'11 settembre, ma anche del ruolo dei vigili del fuoco e delle forze di soccorso nelle operazioni di emergenza. La chiave d'oro è diventata emblema di apertura e speranza, in netto contrasto con la devastazione e la chiusura causate dagli attacchi. Al di là del loro uso pratico, queste chiavi rappresentano la capacità di aprire porte, sia fisiche che metaforiche, durante un disastro. Il loro ruolo, per quanto tecnico e poco visibile al pubblico, è stato fondamentale per le operazioni di salvataggio e per la speranza di sopravvivenza in quelle ore cruciali. Alcuni raccontano di come i vigili del fuoco, con queste chiavi, si sentissero in grado di aprire qualsiasi porta per raggiungere le persone in pericolo, un compito che purtroppo divenne impossibile quando le torri crollarono. Il crollo delle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001, è stato uno degli eventi più traumatici e scioccanti nella storia contemporanea. Tuttavia, una delle parti meno conosciute di quella tragedia riguarda il fatto che più di $1 miliardo in oro e argento erano custoditi sotto il complesso del World Trade Center. Questo tesoro, costituito da lingotti d'oro ed argento, faceva parte delle riserve di banche internazionali e aziende di metalli preziosi ed è sopravvissuto al crollo delle torri. Ecco un approfondimento dettagliato su questo aspetto affascinante e poco discusso dell'11 settembre. L'oro sotto il World Trade Center. Il World Trade Center, situato nel cuore del distretto finanziario di Manhattan, era uno dei centri più importanti per il commercio e lo stoccaggio di metalli preziosi. Sotto il complesso delle Torri Gemelle si trovava un caveo, gestito da diverse banche internazionali e società di metalli preziosi, in cui erano custoditi lingotti d'oro ed argento. Questo caveo era situato nelle cantine di alcuni degli edifici del complesso, in particolare sotto il Building 4 e il Building 5, che erano adiacenti alle Torri Gemelle. Il valore totale stimato del tesoro conservato nel caveo variava, ma si ritiene che superasse il $1 miliardo. Parte di questo oro apparteneva a banche internazionali come la Hong Kong Shanghai Banking Corporation, meglio conosciuta come HSBC, e a società di metalli preziosi come la COMEX, Commodity Exchange Inc., una delle principali borse per lo scambio di metalli preziosi negli Stati Uniti.
Il recupero dell'oro dopo l'attacco. Dopo il crollo delle Torri Gemelle, recuperare il tesoro divenne una priorità per le banche e le società proprietarie dell'oro, ma anche una sfida logistica enorme. Le macerie e i detriti rendevano difficile l'accesso alle aree sotterranee dove si trovavano i caveò, e ci vollero settimane prima che i soccorritori potessero iniziare a scavare in profondità. Fu solo nell'ottobre 2001, più di un mese dopo l'attacco, che i lavoratori riuscirono a raggiungere il caveo sotterraneo e a iniziare il recupero dell'oro e dell'argento. I lingotti erano conservati in contenitori metallici estremamente sicuri, che fortunatamente resistettero al crollo delle torri e alle intense temperature causate dagli incendi. Si stima che gran parte del tesoro fu recuperato intatto, nonostante la distruzione circostante. Le teorie del complotto. Il fatto che un'enorme quantità di oro fosse custodita sotto il World Trade Center e che sia stata recuperata relativamente intatta ha alimentato numerose teorie del complotto nel corso degli anni. Alcune di queste teorie suggeriscono che l'oro fosse un motivo nascosto dietro gli attacchi o che forze oscure avessero orchestrato il recupero del tesoro in modo misterioso. Altre teorie affermano che una parte del tesoro potrebbe essere stata rubata durante il caos successivo al crollo delle torri. Tuttavia, non ci sono prove concrete a sostegno di queste affermazioni. Le indagini ufficiali condotte sulle riserve d'oro indicano che la maggior parte, se non tutto, il metallo prezioso fu recuperato con successo e che non vi furono ammanchi significativi. Uno degli aspetti più interessanti della storia del tesoro sotto il World Trade Center riguarda le operazioni di trasporto dell'oro una volta recuperato dalle macerie. Per garantire la sicurezza e prevenire eventuali furti, il trasporto dei lingotti avvenne sotto stretto controllo e con misure di sicurezza eccezionali. Le squadre di sicurezza trasportarono i lingotti su camion blindati e li trasferirono in altre strutture sicure a Manhattan e fuori città. Le operazioni si svolsero per diversi giorni e furono coperte dalla massima segretezza, per evitare qualsiasi tentativo di interferenza o di furto. Le forze dell'ordine e le squadre di sicurezza private furono coinvolte nel garantire che il metallo prezioso arrivasse a destinazione senza incidenti. Il significato simbolico del tesoro. Sebbene il recupero dell'oro e dell'argento possa sembrare un dettaglio minore rispetto alla tragedia umana degli attacchi, rappresenta una parte importante della storia economica e finanziaria legata all'11 settembre. Il World Trade Center era un simbolo del potere economico degli Stati Uniti e del mondo intero, e il fatto che una parte delle riserve d'oro internazionali fosse custodita sotto le torri ne sottolinea ulteriormente l'importanza. Il recupero dell'oro e dell'argento dimostra anche l'incredibile resilienza del sistema finanziario globale, che riuscì a riprendersi da un evento così devastante. Mentre le vite umane perse non possono essere recuperate, il fatto che il tesoro sia stato salvato intatto simboleggia una sorta di speranza e continuità in mezzo alla distruzione. Il presidente George W. Bush venne informato degli attacchi dell'11 settembre 2001 mentre si trovava in una scuola elementare a Sarasota, in Florida. La scena del presidente che riceve la notizia dell'attacco è diventata uno dei momenti più iconici e analizzati di quella tragica giornata. La reazione di Bush, la sua decisione di rimanere calmo e di continuare a leggere un libro ai bambini per alcuni minuti, ha suscitato negli anni successivi molte discussioni e dibattiti. Ecco un approfondimento su ciò che accadde in quel momento, le motivazioni dietro il suo comportamento e il significato di quella scelta. Il contesto, la visita alla scuola. La mattina dell'11 settembre 2001, George W. Bush era in visita alla Emma E. Booker Elementary School, una scuola pubblica a Sarasota, in Florida. La visita faceva parte di una campagna per promuovere l'importanza dell'istruzione e della lettura tra i bambini. Bush, appena eletto presidente nel 2000, stava cercando di portare avanti iniziative legate all'educazione, una delle priorità del suo mandato. Durante la visita, il presidente stava leggendo il libro per bambini The Pet Goat, insieme a una classe di seconda elementare, un'attività pianificata per dare risalto alla sua attenzione verso l'educazione. Alle 8:46 di mattina, mentre Bush era in viaggio verso la scuola, il primo aereo, il volo 11 dell'American Airlines, colpì la torre nord del World Trade Center a New York.
A quel punto né il presidente né il suo staff erano consapevoli della portata dell'attacco. La notizia dell'incidente iniziale venne riferita a Bush poco prima di entrare nella classe, ma fu descritta come un possibile incidente con un piccolo velivolo e non un atto di terrorismo. Perciò Bush decise di continuare con la sua visita senza modifiche immediate al programma. Il momento dell'informazione cruciale. Alle 9:05 di mattina, circa 19 minuti dopo che il secondo aereo, il volo 175 della United Airlines, colpì la Torre Sud, il capo dello staff presidenziale Andrew Card si avvicinò al presidente durante la lettura del libro. In uno dei momenti più famosi della giornata, Card si chinò e sussurrò nell'orecchio di Bush: "America is under attack." L'America è sotto attacco. Questo fu il momento in cui il presidente Bush comprese la gravità della situazione. Il secondo aereo aveva chiaramente indicato che non si trattava di un incidente isolato, ma di un attacco coordinato contro gli Stati Uniti. Le immagini televisive in diretta dalle Torri Gemelle erano trasmesse in tutto il mondo e il presidente si trovava di fronte alla decisione di come reagire, sapendo che ogni sua mossa sarebbe stata attentamente osservata. La decisione di rimanere calmo. Dopo essere stato informato, Bush decise di rimanere seduto per alcuni minuti, continuando a seguire la lezione e mantenendo un'espressione apparentemente calma e controllata. Questo comportamento ha generato molto dibattito negli anni seguenti. I critici sostengono che il presidente avrebbe dovuto lasciare immediatamente la stanza e prendere il comando della situazione. Tuttavia, i difensori della sua scelta hanno spiegato che Bush non voleva creare panico tra i bambini o nella scuola. In interviste successive, Bush ha affermato che in quel momento stava cercando di mantenere la calma e di pensare a come reagire in modo ponderato. Egli sapeva che le telecamere lo stavano riprendendo e voleva evitare di trasmettere segni di panico o incertezza in un momento così delicato per la nazione. Bush ha dichiarato che, pur sentendosi turbato internamente, sapeva di dover prendere decisioni fondamentali per la sicurezza del paese, ma che quelle decisioni dovevano essere prese con razionalità e non sull'onda dell'emozione. I minuti successivi. Dopo circa 7 minuti dal momento in cui fu informato dell'attacco, Bush concluse la lettura con i bambini, ringraziò la classe e si spostò in una stanza riservata della scuola, dove insieme al suo staff iniziò a discutere le opzioni disponibili e a pianificare i prossimi passi. Durante questo tempo, il presidente Bush parlò anche al telefono con il vicepresidente Dick Cheney, che si trovava alla Casa Bianca, e con il consigliere per la sicurezza nazionale, Condoleezza Rice. La situazione evolse rapidamente. Poche ore dopo, Bush fu evacuato dalla scuola e trasportato a bordo dell'Air Force One. Inizialmente si ipotizzava che il presidente sarebbe stato portato in un luogo segreto e sicuro per la sua protezione. Tuttavia, Bush decise di tornare a Washington il più rapidamente possibile, anche contro il consiglio di alcuni membri del suo staff. Le polemiche sulla reazione di Bush. Nei mesi e negli anni successivi all'attacco, la reazione iniziale di George W. Bush è stata soggetta a molte critiche. Alcuni politici e commentatori si chiesero perché Bush avesse scelto di rimanere seduto per così tanto tempo prima di agire. Alcuni ritenevano che quel ritardo di 7 minuti avesse dato l'impressione che il presidente non fosse in controllo della situazione in un momento di crisi nazionale. D'altra parte, molti difesero la scelta di Bush, sottolineando che la situazione in quel momento era ancora poco chiara e che il presidente doveva prendere decisioni ponderate piuttosto che reagire impulsivamente. Inoltre, il fatto che non abbia lasciato immediatamente la stanza evitò di creare allarme e panico tra i bambini presenti. Il significato simbolico di quel momento. La scena del presidente Bush, che riceve la notizia mentre è seduto tra i bambini, ha assunto un forte valore simbolico negli anni successivi. Rappresenta uno dei rari momenti in cui un leader mondiale si è trovato improvvisamente immerso in un evento catastrofico di tale portata, senza avere tempo per prepararsi o consultarsi con il suo staff. Per alcuni, quel momento rappresenta la vulnerabilità dell'America l'11 settembre. Un paese che, nonostante la sua potenza militare e la sua sicurezza interna, fu colpito duramente e all'improvviso. Per altri, la calma apparente di Bush simboleggia la sua capacità di mantenere il controllo sotto pressione,
un tratto che venne messo alla prova nei mesi e negli anni successivi durante la guerra al terrorismo e l'invasione dell'Afghanistan. Il momento in cui George W. Bush venne informato degli attacchi dell'11 settembre 2001 rimane uno degli episodi più iconici e controversi della sua presidenza. La sua decisione di rimanere calmo, pur essendo stata criticata, è stata difesa come un atto di leadership volto a evitare panico e confusione. Quel giorno il presidente si trovò di fronte a una delle crisi più gravi nella storia americana e la sua reazione, sia immediata che successiva, continua a essere oggetto di analisi e dibattito.